Per creare uno spot meraviglioso cinematografico del tuo libro, come ho fatto adesso con questo libro fantastico, Il fenomeno del momento Murdoku, hai bisogno solamente delle cose che ti regalo qua subito dopo questo video. Quindi, se sei qui per la prima volta, io mi chiamo Lorenzo, sono un self-publisher dal 2019 e da circa 4 anni sto aiutando migliaia di persone a creare una nuova fonte di reddito grazie a questo meraviglioso modello di business. Quindi, se video come questo unito all'intelligenza artificiale, nuove fonti di reddito online, tutti questi argomenti ti piacciono, iscriviti a questo canale e attiva la campanellina per non perderti mai un aggiornamento futuro quando pubblico un video come questo. Come si fa? Allora, molto semplice, io ho creato 3 skill, che sono queste 3 skill qua: LSP Spot Creator, Environment Sheet Generator e Character Sheet Generator. Queste 3 skill che ti regalo in maniera completamente gratuita, insieme ad una guida da utilizzare direttamente qua sotto, saranno il motore che poi, unito ad Higgsfield, che è sponsor di questo video, che è il sito che io preferisco in assoluto per generare immagini, video e spot cinematografici, ci consente appunto di creare tutto in maniera molto molto veloce, partendo da un nostro libro su Amazon o da un qualsiasi libro su Amazon. Quindi, senza indugio su segugio, si parte e si fa tutto quanto. Da che cosa si parte? Appunto da un libro. Che cosa ho fatto? Io sono partito dalla pagina prodotto di Murdoku, questo qua, e ho prima di tutto copiato il link. Dopodiché ho preso l'immagine della front cover, ho trovato online un'immagine della back cover, semplicemente googlando Murdoku back cover e trovando questa immagine qua, quindi mi sono preso queste immagini. Poi, sempre dalle immagini del libro, mi sono scaricato questa immagine qua, solamente per fargli vedere com'era un'immagine degli interni, ok? Quindi abbiamo front cover, back cover e 2 immagini degli interni unite, o possiamo semplicemente generarne 2 differenti, ok? Quindi con questa roba qua, fine, noi non ci serve nient'altro. Perché? Una volta avviata la skill nella quale noi gli diciamo: "Guarda, voglio fare uno spot per questo libro con il link", e gli diamo anche un link ad una cartella dove noi vogliamo lavorare. Ad esempio, io avevo dato un link a questa cartella qua, dove c'erano appunto le immagini della back, della front cover e degli interni. Gli avevo dato, vedi, tasto destro, copia come percorso. Lui si attiva e mi fa tutto quanto. Che cosa mi fa nello specifico? Molto semplice, mi dà una nuova cartellina con dentro un file in Markdown che adesso noi apriamo, e dentro ci troviamo i character sheet, quindi tutti i protagonisti del nostro spot, e dobbiamo semplicemente copiare il prompt, che è questo qua, per ogni singolo personaggio. In questo caso erano 4, e un prompt di ambiente, cioè dobbiamo dare una scena al nostro spot, okay, una o più scene. In questo caso ce n'aveva una, quindi copiamo questa roba qua. E dopodiché ci spostiamo su Xfield e che facciamo? Su Xfield la prima cosa da fare è andare qui in alto su Cinema Studio, creare un nuovo progetto qui su New Project, dare un nome al nostro progetto. Io in questo caso, vedi, avevo dato Murdoku, e dopodiché iniziamo con le immagini, ok? Quindi ci spostiamo qui su immagine e ho iniziato a creare le immagini dei nostri character sheet sulla base di che cosa? Dei prompt che avevamo visto prima. Quindi semplicemente copiato per ogni personaggio il prompt. Ho utilizzato, come puoi vedere, Seedream 5 Pro per ogni personaggio in 16 noni e 2K, ok? Ho semplicemente fatto un copia e incolla, ho generato 4 immagini per volta, perché comunque costa solo 12 crediti per 4 immagini, e alla fine ho fatto un po' di prove e ho preso i personaggi che più mi piacevano. Una volta che c'è un trucchetto bonus, una volta che hai scelto i tuoi personaggi, che cosa faccio io di solito? Come in questo caso, trascino l'immagine qui nel prompt come riferimento, la taggo con la chiocciolina, no? Puoi taggare, vedi, immagine 1, e metto questo prompt: remove the face and neck from the full front body view, view only. Questo perché lo faccio? Perché io voglio appunto un'immagine finita come questa, nella quale l'unico riferimento al volto del mio personaggio è questo primo piano qua, perché poi qui a di spalle non mi interessa, ma qui, quando conserva il volto, ecco perché c'è questa immagine un po' inquietante senza testa, poi quando andrò a generare il video utilizzerò questo elemento come riferimento per il video,
fa un po' casino, è come se avesse 2 facce, quindi ho scoperto che funziona meglio così. Ecco perché faccio questo doppio passaggio e di solito lo faccio, guarda, utilizzando Nano Banana Pro perché costa poco. Creo l'immagine con Seedream 5.0, la modifico con Nano Banana Pro, okay, e utilizzo poi questa per ogni, personaggio. Ho utilizzato questa, vedi che manca la testa. Ripeto, è un po' inquietante, ma non vi preoccupate. Ho utilizzato questa, che è venuta bene, e poi ho utilizzato questa e questa qua. E questi erano i miei 4 personaggi. Che cosa faccio? Scarico queste immagini proprio sul PC, quindi clicco qua sotto su download e una volta scaricate mi sposto su elementi, faccio add new element come in questo caso, trascino l'immagine, metto character e lo vado a nominare come voglio io, ok? E poi faccio create. In questo caso facciamo una prova, ti faccio vedere. Seguendo i personaggi, qui il primo era Felicia, quindi ho caricato l'immagine, ho scritto semplicemente Felicia, ho messo character perché era un personaggio, lui in automatico me lo ha nominato come car-felicia, ok? E fine, devo fare semplicemente save e ce l'ho qui tra i miei elementi. Lo stesso procedimento lo faccio anche per l'ambiente, quindi ho generato, però questa volta con che l'ho generato? Te lo faccio vedere. Se vado su tutti gli asset qui, ho generato con che modello? Con Xfield Soul 2.0 perché si possono fare infinite immagini, non costa veramente quasi nulla, fino a che non trovi quella che più ti piace. A me questa per esempio piaceva abbastanza. Era un'immagine abbastanza esplicativa del fatto che c'erano più stanze anche fatte diversamente. L'ho generata in 4/3 e in 2K, ok? Molto molto semplice. Dopodiché tra gli elementi, come puoi vedere, ho caricato su locations questa qua e su props le 3 immagini del libro che già avevamo, ok? Semplicemente l'abbiamo caricata e l'abbiamo salvate come Mordoku back, perché era il back cover, Murdoku front e le pagine, ok? Questa l'abbiamo salvata come Murdoku interni. Molto molto semplice. Una volta fatto questo, abbiamo tutti gli elementi qui. È figo perché facendo uno screenshot, proprio come in questo modo, e andandolo a dare direttamente a Claude, così in chat, lui che cosa ci fornisce? Ci fornisce un prompt, vedi? Gli ho dato lo screenshot e gli ho scritto ridammi il prompt con i tag nominati giustamente. Lui mi ridà un prompt, come in questo caso, che è figo perché una volta che io lo copio, torno su Xfield, vado su All Asset, metto video, Seedance 2.5, 30 secondi, in questo caso 16 noni, e incollo. Guarda che in automatico mi ha preso già tutti gli elementi taggati, quindi non devo stare io a taggare tutto il prompt con tutti gli elementi, quindi questo ci fa risparmiare un botto veramente di tempo e praticamente mantiene esattamente tutti gli elementi come devono essere. Infatti il video è venuto perfettamente, è stata solo una prima generazione. Io ne ho fatte 2 versioni, costa 270 crediti, però questo spot che ne ho fatto in 2 versioni, una verticale e una orizzontale, come puoi vedere sono state solo 2 generazioni, con questo workflow esatto mi è costato circa 700 crediti, che è veramente poco per uno spot del genere, che è uno spot professionale per il mio libro, che in questo caso non è il mio, è un esempio, ma se l'avessi fatto con un'altra compagnia vera e propria o con un, diciamo, video editor mi sarebbe costato molto, molto di più. Non ti preoccupare perché in ogni caso nella cartella che troverai qua sotto completamente gratuita con dentro le 3 skill che ti ho già preparato, ci sarà anche questa guida in PDF che ti rispiega tutti i procedimenti che dovrai fare. Quindi è molto molto semplice. Io volevo semplicemente ringraziare Xfield per essere sponsor di questo video e per darci veramente queste perle, perché noi abbiamo la possibilità con questi strumenti di avere un ambiente di lavoro pulito, ben selezionato, di poter generare veramente un workflow da regista e avere degli spot precisi per i nostri libri. Ovviamente voglio sapere che cosa ne pensi con un commento, se questo video e questi regali che nessuno ti dà ti sono utili, fammelo sapere
con un cuore viola, per i più generosi c'è anche un bel super grazie, super like con il quale mi offrite un caffè virtuale. Lorenzo, grazie, mi hai svoltato la vita, ti offro un caffè anche se non ci vediamo. Ti ricordo che tutte queste cose e anche molto molto di più e molto più di valore, perché sta per uscire qualcosa di veramente incredibile, io le insegno ai miei pionieri all'interno dei miei percorsi di self-publishing, di cui trovi ovviamente tutte le informazioni sul mio sito che è lorenzoselfpublish.it. Quindi grazie ancora a Xfield, trovi un link qua sotto per iscriverti a Xfield e usufruire della promozione di Seedance che, non ti ho detto la cosa più importante, questo spot è in 1080, come puoi vedere. Cioè la cosa figa è che lo spot è in 1080, quindi è perfetto per i social, non è più in diciamo 720 come quando era uscito Seedance 2.5, cioè adesso generiamo in 1080, a breve arriverà anche il 4K sicuramente, ma è già tanta 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 roba. Quindi io sono veramente super figo, super eccitato. Guarda come ha riprodotto gli interni, cioè la pagina degli interni è perfetta, fantastico. Ragazzi, provate Xfield perché vi svolta la vita, vi svolta la vita, vi svolta il business. Link qua sotto con tutte le risorse e per iscrivervi a Xfield. Grazie ancora per essere stata sponsor di questo video, ci vediamo al prossimo e vi spero di vedervi anche tra i pionieri. Ormai siete sempre di più, quindi per me è un onore potervi assistere nel vostro percorso di crescita nel business. Ciao!